Benvenuti! In questo tutorial vogliamo fornirti indicazioni sull'utilizzo delle principali funzioni del sistema di navigazione della tua Swift. Le funzioni descritte sono di supporto al manuale di Infotainment System che permane il documento ufficiale a cui fare riferimento per il corretto utilizzo del navigatore. L'utilizzo del sistema di navigazione non esime il conducente dalla responsabilità di una condotta corretta e attenta. Le norme del codice stradale devono sempre essere rispettate. Se un'indicazione di navigazione contraddice il codice stradale, occorre rispettare il codice stradale. L'impostazione delle destinazioni deve essere effettuata a veicolo fermo. Selezione di un punto di interesse sulla mappa. È possibile selezionare un punto di interesse sulla mappa o cercare punti di interesse vicino ad una posizione sulla mappa. È inoltre possibile visualizzare i dettagli di un punto di interesse e impostarlo come propria destinazione. Per visualizzare i dettagli di uno specifico punto di interesse, toccare il simbolo del punto di interesse sulla mappa. Non appena appare la visione dettagliata della posizione, procedere con la selezione del punto di interesse riportato nella lista. Per cercare i punti di interesse vicino ad una posizione sulla mappa, occorre toccare la posizione sulla mappa, toccare PD nei dintorni e vengono visualizzate le categorie di punti di interesse disponibili. Selezionare quindi la categoria desiderata. Per visualizzare i punti di interesse sulla mappa, toccare Mostra PDI su mappa e selezionare le categorie desiderate. La mappa mostra i punti di interesse delle categorie con caselle selezionate. Selezionata la categoria desiderata, appaiono i dettagli sul punto di interesse ed una mappa dell'area circostante. Selezionare Avvia guida a destinazione ed il sistema calcola il percorso verso la destinazione selezionata. I propri punti di interesse. Oltre ai punti di interesse memorizzati nei dati di navigazione, è possibile memorizzare sul dispositivo i propri punti di interesse e avvertimenti sui punti di interesse. Il file contenente i propri punti di interesse deve essere conforme allo standard WGS84. Il formato di file richiesto è .csv. Ogni riga del file può descrivere un punto di interesse contenente le seguenti informazioni: longitudine, latitudine, nome, indirizzo, numero telefonico. Una riga può avere questo aspetto. Assicurarsi che nessuna informazione contenga una virgola, in quanto servono esclusivamente a separare tra loro le informazioni. Quando si crea un file CSV, assicurarsi di inserire solo punti di interesse che appartengono alla medesima categoria e di utilizzare il nome della categoria quale nome file. È possibile creare al massimo 4 livelli di categorie e sottocategorie addizionali. Il file CSV o la cartella di livello superiore va memorizzato in una cartella di nome MyPois, salvato su un dispositivo di archiviazione USB. Il file CSV che contiene avvertimenti PDI va memorizzato nella cartella MyPois. Il nome di questo file deve iniziare con mypoiwarnings_ e terminare con CSV. Esempio mypoiwarnings curve.csv. In caso contrario, non è possibile visualizzare gli avvertimenti. Quando si carica un nuovo file, tutti i propri punti di interesse precedentemente archiviati sul dispositivo verranno cancellati. Per caricare i propri punti di interesse, collegare il dispositivo di archiviazione USB al sistema. Il software rileva automaticamente il file e avvisa che il caricamento di nuovi dati sovrascrive eventuali dati già presenti. Toccare Download per confermare il caricamento dati. La comparsa della scritta Download riuscito fornisce conferma del caricamento effettuato. Quindi, confermare. Quando la visualizzazione degli avvertimenti per punti di interesse è abilitata, il sistema visualizza un avvertimento nell'approssimarsi del punto di interesse. In modalità navigazione, toccare pulsante Impostazioni, selezionare i miei PDI, quindi avvertimento PDI, e selezionare una delle opzioni presenti sul menu a tendina. Acceso. Il sistema emette l'avvertimento per il punto di interesse visualizzando un simbolo. Acceso e beep. Il sistema emette l'avvertimento per il punto di interesse visualizzando un simbolo unitamente ad un segnale acustico. Spento. Non viene emesso alcun avvertimento per il punto di interesse. Per cancellare i propri punti di interesse dal dispositivo, selezionare Cancella i miei PDI e confermare toccando Conferma. Area di visione dettagliata della posizione. Utilizzando la visione dettagliata è possibile consultare le seguenti informazioni o comandi: mappa dell'area circostante la posizione, cursore, informazione indirizzo, pulsante chiama il numero memorizzato. Per usufruire di questa funzione, il dispositivo deve essere collegato ad un cellulare. Pulsante avvia guida a destinazione. Pulsante salva come preferito.
Consente di salvare una posizione nei preferiti. Dopo aver salvato il pulsante, appaiono le seguenti opzioni. Modifica nome, da utilizzare per modificare il nome del preferito prima di salvarlo. Salva con nome, per salvare il nuovo preferito senza modificare il nome. Se la posizione è già tra i preferiti, si può rinominarla utilizzando il pulsante Modifica nome del preferito. Immettere nome tramite tastiera e toccare Conferma per memorizzare la posizione con il nome immesso. Salva come casa, per memorizzare la posizione quale indirizzo di casa. Se la posizione è già tra i preferiti, si può rinominarla utilizzando il pulsante Modifica nome del preferito. Immettere nome tramite tastiera e toccare Conferma per memorizzare la posizione con il nome immesso. Se si vuole memorizzare il preferito quale indirizzo di casa, ma a sistema è già presente la voce, appare la richiesta di conferma della sostituzione dell'indirizzo esistente. Se lo spazio di memoria per i preferiti è già tutto occupato, appare un avviso che permette di sostituire un indirizzo esistente. Pulsante Cancella posizione. Consente di eliminare la posizione visualizzata dalla lista delle destinazioni precedenti, dai preferiti o dalla lista delle destinazioni intermedie. Dopo aver selezionato il pulsante, toccare Conferma. Se si elimina una destinazione intermedia, il percorso viene ricalcolato e visualizzato nella mappa. Pulsante Cancella tutte le posizioni. Consente di cancellare tutte le destinazioni precedenti, i preferiti, le destinazioni intermedie e la destinazione finale di una sessione attiva di guida a destinazione. Dopo aver selezionato il pulsante, toccare Conferma. Se si eliminano tutte le destinazioni intermedie e la destinazione finale, la sessione di guida a destinazione viene eliminata. È possibile regolare le dimensioni della mappa e dell'area informazioni spostando il cursore a destra o sinistra dello schermo. Per le voci punti di interesse, ultime destinazioni, preferiti e nuove destinazioni è possibile utilizzare la funzione di visione dettagliata della posizione.